tutti i continenti esistevano come un unico gigantesco supercontinente chiamato Pangea. Un passo alla volta, Pangea ha iniziato a frammentarsi lentamente in montagne e oceani. Ha cominciato a formarsi l'Oceano Atlantico. Il riscaldamento climatico ha affascinato molte delle nostre antiche terre interne. Le conseguenze dell'estinzione del Permiano hanno avuto un impatto molto negativo sulla flora e la fauna del nostro pianeta. Ma nei primi 10 milioni di anni, la vita si è gradualmente ripresa e ha prosperato. I cambiamenti di temperatura in diverse parti della Terra, durante il periodo glaciale, hanno iniziato a influenzare in modo significativo le piante e gli animali. Alcuni gruppi di rettili si sono adattati alle stagioni fredde. Da questi gruppi sono emersi i mammiferi in Russia, seguiti poco dopo dai uccelli. Le temperature sono diminuite in modo più drastico nelle regioni settentrionali, mentre altrove il clima è rimasto caldo. Pertanto, i pochi rettili che sono sopravvissuti si sono trovati bene. Grazie al clima favorevole, la vegetazione si è sviluppata rapidamente. Il clima favorevole è stato in gran parte influenzato da organismi marini come invertebrati, barriere coralline, creature che le formano e alghe. La formazione di una barriera corallina può raggiungere uno spessore di fino a 1000 metri. Questo fenomeno ha favorito lo sviluppo di un ecosistema composto da creature creative come molluschi, alghe, ricci di mare e stelle marine, oltre a spugne. Queste creature vivevano tra i canali e creavano un terreno sabbioso ruvido o finemente granulato, riempiendo tutti gli spazi tra i coralli. Alcuni dei molluschi e dei invertebrati marini raggiungevano dimensioni sorprendenti. Alcune delle conchiglie avevano un diametro che poteva raggiungere i 5 metri. Oggi nei mari vivono ancora gli antenati di queste conchiglie giganti. Molti molluschi, come ad esempio i calamari, possono raggiungere una lunghezza di 18 metri, ma durante l'era polacca c'erano creature molto più grandi. Uno di questi era il Nautilusidae, uno dei primi molluschi cefalopodi. Durante tutta l'era del Nautilusidae sono stati i predatori marini più diffusi. Successivamente sono emerse creature marine più avanzate, compresi i cefalopodi. Le monete marine, una volta numerose, praticamente scomparvero durante l'estinzione del Permiano. Ma verso la metà dell'era glaciale, la popolazione di questi esseri si diffuse nuovamente in tutto il mondo. Nei mari comparvero nuovi molluschi, come le ostriche. Le ostriche filtravano l'acqua attraverso i loro gusci e trattenendo le particelle di cibo. Molte nuove varietà di molluschi svilupparono molti nuovi tipi di gusci, come le lumache e i loro parenti, insieme a nuove specie di coralli, gamberetti e aragoste. Cominciarono a emergere i progenitori delle stelle marine, dei ricci di mare e dei licheni marini. Nei mari, nuove specie di spugne, alghe, molti granchi e isole d'acqua dolce ospitavano antiche specie di squali. Nei mari c'era una vasta varietà di specie. Le prime stime di pesci, come i squali e i pesci ossei, cominciarono a emergere, creando conflitti costanti tra di loro per il cibo. Ogni specie cercava di dominare le altre. Col passare del tempo, i pesci e i squali svilupparono mascelle capaci di rompere il guscio dei granchi e delle conchiglie dei molluschi. Aumentò la diversità tra le prime specie di pesci ossei. Tra questi, comparvero predatori simili all'attuale luccio. I pesci ossei più grandi del periodo glaciale potevano raggiungere 1 metro di lunghezza. Ad esempio, tra le altre prede, i richter si cibavano di uccelli, cercando tra i resti nello stomaco di queste creature. Tuttavia, le bellissime specie di pesci nel periodo di Tarasov quasi scomparvero. Questa classe di creature fu minacciata di estinzione, e gli antenati dei moderni rettili acquatici, che cacciavano i pesci con i loro affilati denti simili a quelli dei rettili, si estinsero definitivamente in Russia. Apparvero anche insetti giganti, simili a titani, e uccelli. Questi erano giganteschi insetti con una lunghezza fino a 36 cm. I più grandi predatori di Tarasov e Maria erano i rettili acquatici. Ma gli animali simili a lucertole cacciavano i pesci usando i loro affilati denti. Le loro velocità erano ben conosciute e potevano raggiungere qualsiasi preda grazie alle loro eccezionali abilità di corsa. Il più grande predatore del Don, simile a una tonalità tripla,
strisciava sul fondale marino alla ricerca di conchiglie, poi cacciava la preda con i potenti denti piatti. Il più celebre di questi antenati aveva un collo lungo e sottile, 2 volte più lungo del suo corpo. Era una creatura terrestre e probabilmente usava il suo elegante collo come una canna da pesca, stando sulla riva e danzando per catturare i pesci che nuotavano lontano dalla riva. All'inizio del periodo glaciale, la fauna era uniforme su tutta la superficie terrestre di Pangaea, poiché non c'erano grandi barriere d'acqua a ostacolare la dispersione delle diverse specie. Enormi branchi di creature simili a rettili facevano piccoli viaggi e si riposavano vicino a laghi e fiumi. I scienziati hanno trovato fossili di questi animali in vari paesi, tra cui Cina, India, Sudafrica e persino in Antartide. Nel periodo iniziale del Triassico, le prime rane si unirono a loro per cercare cibo. In seguito, si unirono ai progenitori delle rane anche le prime tartarughe terrestri e acquatiche, così come i coccodrilli. Molto presto, le tartarughe acquatiche e i coccodrilli si estesero anche nei mari tropicali. Queste creature si moltiplicarono rapidamente e si diffusero in tutto l'oceano mondiale. Durante il periodo massivo, i vertebrati divennero il gruppo dominante, con una notevole enfasi sui quadrupedi. Fu in questo periodo che emerse un nuovo gruppo chiamato rettili. I rettili amnioti depongono uova anziché partorire, mentre gli anfibi amnioti si svilupparono rapidamente. Da questa categoria emerse un sottogruppo chiamato AR Azzari. AR Levri significa rettili dominanti. I primi azzari erano piccoli animali che cacciavano piccole prede lungo le rive dei laghi e dei fiumi. In seguito, da questi animali si svilupparono le grandi creature della fauna. La più grande categoria di rettili raccoitori era chiamata starci. A differenza dei primi dinosauri, questi erano creature tozze, potenti e relativamente poco agili. Questa famiglia apparteneva alla classe dei mavri dell'ordine del Don Pacifico. I scienziati hanno dato loro il nome Cheetah per il loro stile di vita semiacquatico simile a quello dei moderni coccodrilli. In questa categoria si distinguono i Pseudoplatypus, che includevano i più grandi animali quasi terrestri con una lunghezza fino a 12 metri. Questo è il terzo grande ordine della cura. Durante questo periodo, queste creature erano erbivore e voraci, con placche ossee sulla pelle, e alcune svilupparono corna. La loro lunghezza media variava da 3 a 5 metri. Inoltre, nel periodo massivo, emerse l'ordine dei prozauri. Erano diretti discendenti di tutti i dinosauri, a differenza dei veri zauri. I prozauri mantenevano la capacità di ergersi sulle zampe posteriori e raggiungere le foglie in cima agli alberi molto alti. La più grande famiglia dei prozauri di Tarasov era quella dei Platuzzauri, che raggiungevano dai 7 ai 10 metri di lunghezza e pesavano quasi 1 tonnellata. La successiva grande famiglia dei prozauri di Tarasov erano i rezauri. Questi raggiungevano dimensioni simili a quelle dei Platuzzauri. Ma la vera era delle specie di zauri stava appena iniziando a prendere forma, con un altro grande gruppo di animali di Tarasov, i teropodi. Questo era l'unico ordine di dinosauri carnivori. Tutti gli altri dinosauri erano erbivori. Un'altra famiglia di Tarasov emerse durante il periodo, i tirri. Erano creature erbivore di dimensioni da 2 a 6 metri di lunghezza e pesavano da 30 a 350 kg. Durante il periodo massivo, comparvero anche 2 generi di dinosauri uccelli gasivi. Questi piccoli e spaziosi esseri erbivori potevano raggiungere fino a 1 metro di lunghezza e 10 kg di peso. Alla fine del periodo di 3 ore nell'evoluzione della vita sulla Terra, si verificarono 2 importanti eventi. Uno dei 2 eventi avvenne sulla terraferma e fu segnato dall'apparizione dei primi mammiferi. L'altro evento si verificò nell'aria con l'arrivo dei uccelli, che si separarono dalla linea principale. Si trattava di un piccolo rettile che viveva nel periodo Permiano e che cercava di sollevarsi in volo. Questo rettile, chiamato vesciali, non aveva ali vere e proprie, ma planava da albero a albero, simile ai scoiattoli moderni. Questi vesciali rappresentavano un ramo speciale separatosi dalla linea principale e si divisero in 3 parti. Questi piccoli cazzari svilupparono la pelle e le ali e impararono a volare. Si nutrivano principalmente di insetti.
Un rappresentante speciale di questa linea fu l'antenato di tutti gli uccelli, noto come Abcas protochaves. Tuttavia, non tutti i paleontologi concordano sul fatto che sia l'antenato di tutti gli uccelli. Un altro gruppo di rettili, gli azzari predatori, avevano mascelle e denti ben adatti per tagliare e masticare piante dure. Comparvero anche i zooparx e i raidis, che somigliavano ai piccoli dinosauri, ma non erano loro parenti. Erano creature molto agili, simili ai moderni lucertole. I raidis potevano correre sulla superficie dell'acqua, simili ai moderni basilischi, e i zooparx erano creature da cui discendono le attuali serpenti e lucertole. Tra i predecessori dei rettili, vi era un gruppo molto grande chiamato Over the Chains, che erano creature adattate alla vita acquatica simili agli attuali leoni marini. Tra i rettili marini più noti c'era una specie chiamata West. Un altro gruppo interessante era conosciuto come Placods. Anche se cercavano di occupare una nicchia ecologica simile a quella delle tartarughe marine, non avevano alcuna parentela con le tartarughe. I Placods avevano dimensioni comprese tra 90 cm e 2 metri di lunghezza. Non tutti avevano un carapace ben sviluppato. Alcuni avevano solo alcune piastre ossee, quasi impercettibili. Il periodo razzo vi è stato segnato dall'apparizione dei rasgovori, ma inizialmente questi abitanti erano di piccole dimensioni, non più grandi di 2 metri. Tra i razzovori spiccava in particolare l'Avr, che aveva una lunghezza di circa 3 metri e un peso di circa 436 kg. L'Avr aveva un collo molto lungo e una spina dorsale molto rigida. Naturalmente, i razzovori erano principalmente piscivori, con denti adatti per la cattura di pesci. In questo periodo comparvero i primi becchi tra i razzovori e le lucertole, simili all'attuale fauna acquatica, e prosperarono diverse specie. Questi quadrupedi, simili ai moderni delfini e balene, si adattarono completamente alla vita acquatica. Nel corso del tempo svilupparono una forma idrodinamica e svilupparono enormi occhi rotondi. Si ritiene che questi animali non utilizzassero l'ecolocazione come le balene o i delfini e si basavano interamente sulla loro vista. Si può dire che gli occhi dei predatori abbiano subito una notevole evoluzione, e le zampe dei primi razzovori si trasformarono in pinne. Ciò divenne un enorme vantaggio nella ricerca di prede nell'immensità dell'oceano. Cominciarono a crescere in dimensioni e a diversificarsi in numerose specie. La più grande tra le famiglie dei razzovori è considerata l'Avr. La più grande specie di lavr poteva raggiungere una lunghezza di 23 metri e pesare fino a 40 tonnellate. L'Avr rappresenta il record delle dimensioni tra i razzovori e i periodi precedenti. Nel periodo dei 3 minuti, 3, comparvero le prime vere tartarughe. Il guscio delle tartarughe non era ancora completamente sviluppato, e questi rettili non potevano ritirare testa e zampe quando erano in pericolo. In caso di pericolo, nel periodo dei 3 minuti, le tartarughe si riempivano di una grande varietà di lucertole. All'inizio del periodo di Zoia, l'ampia estinzione continuava a colpire. Colpì duramente il gruppo dei Belomor, la più grande famiglia dei Xenodon cani dentati, che rimaneva in cima alla catena alimentare. I Xenodon erano rapidamente diventati numerosi predatori, attaccando i branchi di animali erbivori di lunga durata. Alla fine dei 3 minuti, 3, iniziarono a emergere i primi mammiferi veri e propri, come i progenitori dei topi moderni e dei piccoli mammiferi terrestri. Oltre ai rappresentanti menzionati nella sinossi, esistevano anche piccole specie che avevano sopravvissuto all'estinzione di massa del Permiano. Il gruppo di animali meno numeroso in quel periodo includeva tutti gli anfibi. A questo gruppo appartenevano anche i Capitali Mavri, che erano coccodrilli di grandi dimensioni, creature che raggiungevano dai 2 ai 6 metri di lunghezza. Tra gli anfibi del periodo dei 3 minuti c'erano piccole creature note come avtozavodi e gazzovie. Tra le nuove specie apparvero anche topaz e guti, che potevano raggiungere una lunghezza di fino a 3 metri. Nel periodo dei 3 minuti, comparve la prima rana dell'ordine Batrachocauz. A differenza delle rane moderne, questa rana aveva una piccola coda, più simile a un appendice, circa 225 milioni di anni fa. Si formò un gruppo di rettili noto come podonchi.
che conducevano una vita acquatica e nuotavano usando una poderosa coda per cacciare funghi. Inoltre, le loro zampe posteriori, molto più grandi di quelle anteriori, si erano adattate rapidamente per camminare sulla terraferma quando questi primi rettili uscirono dall'acqua. Le forti zampe posteriori di questi animali si adattarono rapidamente per camminare sulla terraferma. Successivamente, i zonti non solo camminarono rapidamente, ma potevano anche correre velocemente. Quando camminavano, questi animali usavano tutte e 4 le zampe, ma potevano correre usando solo le zampe posteriori. Nei 20 milioni di anni successivi, i primi dinosauri apparvero sulla Terra. Erano animali poco agili, con un corpo piccolo, arti corti e una grande testa. Nella caccia, usavano l'agguato. I predatori aspettavano che la preda passasse vicino e poi attaccavano improvvisamente. I crani di questi animali raggiungevano 1 metro di lunghezza il giorno dopo. Le creature di questi animali assomigliavano esternamente a enormi rane. Queste gigantesche rane si cacciavano il pesce e quindi raramente lasciavano l'ambiente acquatico. Le paludi si riducevano di dimensioni e spesso dovevano spostarsi verso luoghi sempre più profondi. Spesso si accumulavano in grandi quantità, ed è per questo che ora si trovano molti scheletri di questi animali su piccole aree nella traccia. Nel corso del periodo dei 3 minuti, compare un'ampia varietà di gruppi di animali, ma alla fine del periodo, tutte le specie di animali menzionate sopra si estinguono. Le nicchie lasciate vuote dagli animali estinti vengono riempite da nuove creature. I dinosauri e altri rettili diventano il gruppo dominante di animali terrestri. Tra i dinosauri compaiono i toropaiti e i prosoi, che camminavano e si spostavano sulle zampe posteriori ben sviluppate, avevano una coda pesante, poderose mascelle e zampe anteriori piccole e deboli in termini di dimensioni. Questi animali variavano in dimensioni da pochi centimetri a 15 metri. I terapeti erano predatori assoluti, mentre i prosoi si nutrivano principalmente di piante, anche se alcuni erano onnivori con una dieta animale. I dinosauri erbivori camminavano su 4 zampe. I prosauri avevano una piccola testa, un lungo collo e una coda simile a una frusta. Vivevano in mare, ma talvolta si dirigevano verso la terraferma. I predatori raggiungevano i 15 metri di lunghezza e si nutrivano di pesce. Inoltre, vale la pena menzionare altro: Artem Okerterri. Questo non è un essere vivente. I scienziati chiamano così le tracce fossili di Tarasovaia. Per coincidenza, queste tracce assomigliano sorprendentemente alle mani di scimmie, esseri umani e orsi. Le tracce di Kermateri furono scoperte per la prima volta nei sedimenti del Permiano in Germania nel 1834 e successivamente in Inghilterra nel 1838. Queste tracce erano presenti molto tempo prima che si conoscessero i dinosauri. Le teorie sulla provenienza di queste tracce fossili sono molto diverse, ma finora non c'è un consenso unanime. Nel mare compaiono molti rettili che, senza dubbio, discendono dai loro antenati terrestri. Le tartarughe con gusci larghi si sono sviluppate rapidamente, così come i delfini a ossa. Venivano tormentati e sottoposti a selezione a causa della loro piccola testa su un lungo collo. Hanno sviluppato una serie di denti omogenei, mentre i denti delle tartarughe scomparivano e le loro zampe si trasformavano in pinne ben adattate per il nuoto. A partire dal periodo dei 3 minuti, i rettili che si erano adattati a vivere in mare hanno gradualmente colonizzato spazi oceanici sempre più estesi. Durante il periodo giurassico, che ebbe inizio circa 199 milioni di anni fa, si concluse il periodo di estinzione di massa. Inizia il Giurassico, con la continua separazione attiva del supercontinente Pangea. Dopo l'evento di estinzione di massa, la natura ha iniziato a riprendersi gradualmente, ma dopo la frammentazione del gigantesco continente, i animali non potevano più muoversi liberamente per tutto il pianeta. Abbondanti piogge hanno iniziato a trasformare le antiche deserti in terre umide. Il mondo è tornato a essere più verde, con una vegetazione più lussureggiante. Con la divisione di Pangea, sono comparse nuove acque e stretti, che hanno fornito rifugio a nuovi tipi di animali, alghe, spugne, stelle marine e gii marini.
Le lilie marine di Peter hanno ottenuto una notevole diffusione nel Giurassico. Si sono formati giganteschi coralli e barriere coralline. Numerosi rettili hanno trovato rifugio in queste acque. Sono apparsi antenati dei attuali polpi e calamari, chiamati cetacei. Nel Giurassico, i mari erano popolati da una vasta gamma di specie di pesci, tra cui razze, squali e pesci ossei, dai colori vivaci e appariscenti. I pesci ossei a piume dominarono nel Giurassico. Il pesce più grande di quel tempo era il Pteryctius, una creatura marina che raggiungeva i 16 metri di lunghezza e si nutriva di plancton, simile ai cetacei moderni e ai squali. Nel Giurassico sono comparse le prime specie di sardine, mentre i pesci ossei dai colori vivaci continuarono a prosperare. Tuttavia, sembra che abbiano iniziato a declinare a causa della concorrenza con i squali. In questo periodo si è estinta una delle più antiche specie di squali conosciuta come Helicoprion, che era nota fin dal periodo del Carbone. Alcuni mammiferi, che erano parenti stretti dei attuali carcarodontosauri, uccelli, calamari e pesci ossei, sopravvissero a questo periodo. E questi abitanti marini avevano uno scheletro interno, simile alle forme degli odierni polpi e calamari. Producevano una sostanza nera e la usavano per creare una cortina di fumo quando cercavano di sfuggire ai predatori nei mari del periodo giurassico. Inoltre, anche i molluschi, in particolare quelli appartenenti alla famiglia delle ostriche, hanno subito uno sviluppo significativo. Tra i molti molluschi del Giurassico, ci sono 2 generi che sono sopravvissuti senza cambiamenti fino ai giorni nostri: i trilobiti e i cefalopodi. I ricci di mare si sono evoluti gradualmente, trasformandosi da forme allungate in forme circolari. Sulla terraferma, nei laghi e nei fiumi, vivevano molte specie di coccodrilli che si erano diffusi in tutto il mondo. Hanno dato origine anche ai coccodrilli marini, dotati di corpi allungati e denti affilati per la caccia ai pesci. Alcune varietà di coccodrilli hanno persino sviluppato pinne al posto delle zampe, per nuotare più agevolmente. Le pinne caudali consentivano ai coccodrilli di sviluppare una maggiore velocità in acqua rispetto alla terra. Sono comparse nuove specie di tartarughe fossili, mentre le tartarughe moderne sono apparse solo alla fine del periodo giurassico. Una grande varietà di specie di squali e pesci ossei ha popolato i mari, competendo con i nuovi squali agili e i pesci ossei estremamente mobili. Nei corpi idrici dolci viveva una vasta quantità di anfibi, tra cui salamandre quasi moderne, rane e larve. Erano presenti molte varietà di vegetazione acquatica, granchi e spugne. Come è noto, le prime teorie riguardo a questi animali sono emerse già nel periodo Triassico. Nel periodo Giurassico, questi rettili si sono adattati perfettamente alla vita, sebbene fossero ancora considerati rettili. Dai resti fossili di questi animali possiamo ipotizzare che fossero vivipari e che partorissero i loro piccoli già completamente formati, simili ai mammiferi. È possibile che i loro cuccioli nascessero in mare aperto, simili alle balene, e facevano parte di un gruppo numeroso di predatori che abitavano i mari. Gli ictiosauri avevano un corpo tozzo con 4 arti diversi e una lunga coda, oltre a una piccola testa. Questi predatori marini cacciavano piccoli pesci sfruttando la loro flessibile pinna dorsale. Un'altra categoria di predatori marini erano i plesiosauri, che vivevano nelle profondità marine. Alcuni di questi grandi rettili cacciavano anche prede più piccole, mentre altri erano veri e propri giganti dei mari. I mari giurassici erano relativamente poco profondi. Pertanto, in questi ambienti si sono preservati bene i resti degli animali trasportati dalle correnti marino spinti dalle onde. L'abbondante vegetazione del periodo giurassico ha contribuito alla diffusione di rettili. I primi dinosauri sono apparsi più di 200 milioni di anni fa e durante i successivi 140 milioni di anni della loro esistenza, si sono evoluti in una vasta gamma di specie. I dinosauri si sono diffusi su tutti i continenti e si sono adattati a vivere in vari ambienti. Alcuni dinosauri erano piccoli quanto scoiattoli, mentre altri potevano pesare più di 15 elefanti adulti messi insieme. Alcuni di questi dinosauri si spostavano a 4 zampe, mentre altri erano in grado di correre sulle 2 zampe più velocemente degli atleti olimpici.
Grazie ai dinosauri è emersa una nuova scienza chiamata paleontologia. La maggior parte dei dinosauri del periodo giurassico appartiene all'ordine dei dinosauri, ma c'era anche un ordine di dinosauri che si sviluppò nelle antenate degli attuali uccelli. Questi ordini organici erano suddivisi in famiglie, e tra queste spiccavano le più conosciute. I sauropodi erano l'ordine più popolare. Erano quadrupedi con 5 dita sulle zampe e si nutrivano principalmente di piante. I teropodi avevano una lunga coda, una piccola testa e camminavano sulle zampe posteriori. Attualmente c'è un acceso dibattito tra gli esperti di paleontologia riguardo alla possibilità che i dinosauri avessero 2 cervelli. Alcuni sostengono che i dinosauri come i sauropodi ne avessero uno aggiuntivo nell'area dell'addome. Altri respingono con forza questa teoria. I sauropodi si spostavano in branchi per nutrirsi di vegetazione, spesso lasciando dietro di sé un'area una volta densamente alberata trasformata in un deserto vegetale. Avevano uno stile di vita gregario. In alcune specie, gli adulti si prendevano cura dei giovani e degli adolescenti, mentre in altre, i giovani crescevano indipendentemente dai genitori e si univano a branchi di adulti. Nella serie di film su Jurassic Park, sembra che i brachiosauri mangino foglie e rami. In realtà, si nutrivano di vegetazione terrestre e la inghiottivano intera, passando la vegetazione nello stomaco, dove veniva digerita con l'aiuto di pietre che gli animali avevano ingerito in precedenza. Questi dinosauri appartenevano alla più numerosa famiglia dei dinosauri sauropodi, che comprendeva numerose specie diverse. La specie più grande di sauropode conosciuta è il Brachiosaurus. Alcuni esemplari di questo animale potevano raggiungere fino a 150 tonnellate di peso e una lunghezza di 50 metri. La maggior parte degli individui di questa famiglia aveva una lunghezza inferiore a 25 metri e un peso inferiore a 40 tonnellate. Altre specie appartenenti a questa famiglia includono il Supersaurus, il Apatosaurus, il Camarasaurus e, naturalmente, il più antico tra i sauropodi, il Plateosaurus. Questi erbivori potevano raggiungere una lunghezza di fino a 28 metri. Il Supersaurus, appartenente alla stessa famiglia, trascorreva gran parte della sua vita nelle paludi e nei laghi, dove si nascondeva dai predatori. L'Apatosaurus, noto anche come Brontosaurus, era piuttosto alto e aveva una grande gobba sulla schiena e una coda molto spessa, come tutti i sauropodi. Viveva principalmente nelle zone paludose. Dalla famiglia dei sauropodi si sviluppò anche un'altra famiglia chiamata Diplodocidae. Questi erano dinosauri di dimensioni più contenute rispetto ai sauropodi, con una lunghezza che non superava i 10 metri e un peso di meno di 4 tonnellate. Questa famiglia di dinosauri è nota come la famiglia dei Apatosauridi. Nel periodo giurassico rappresentava una delle famiglie di dinosauri più diverse dopo la famiglia dei ornitopodi. Tra i vari generi e specie di Apatosauridi ce n'erano in realtà relativamente pochi. Questi animali producevano suoni più forti rispetto alla maggior parte degli altri dinosauri, grazie a grandi sacche cutanee situate sotto il naso. Il genere più noto tra gli apatosauridi era l'Apatosauro vertebre, meglio noto come Brontosauro. Questi dinosauri potevano raggiungere le foglie sulla cima degli alberi, a differenza di alcuni altri dinosauri che non potevano farlo. Nonostante tutti gli apatosauridi fossero relativamente piccoli per i standard del periodo giurassico, il Brontosauro era un vero gigante. Poteva raggiungere una lunghezza di fino a 27 metri e pesare fino a 50 tonnellate. Queste enormi creature avevano bisogno di enormi quantità di cibo ogni giorno, circa 500 kg di materia vegetale. Alla fine del periodo giurassico esistevano anche apatosauridi primitivi, come il Vulcanodonte e il Microapatosauro. Questi dinosauri avevano ossa più dense rispetto agli apatosauridi più evoluti. Le loro code erano più corte e non erano specializzati nel mangiare vegetazione in quantità così grandi come i loro discendenti. Gli animali di questa famiglia potevano pesare fino a 48 tonnellate e raggiungere una lunghezza di 18 metri. Un altro antenato dei dinosauri del genere Apatosauridi, che viveva all'inizio del periodo giurassico, era lo Shuvuuia. Questo animale si distingueva dagli altri apatosauridi per la presenza di uno sperone sulla coda,
che usava come arma di difesa contro i predatori. Tuttavia, durante il Giurassico Medio, i Shibuya non riuscirono a competere con l'evoluzione e si estinsero silenziosamente. Nel periodo Giurassico superiore, l'ordine dei pterosauri prosperava e comprendeva tutti i dinosauri carnivori. Questi predatori si muovevano su due zampe, che erano molto simili a quelle dei uccelli. Molti di loro deponevano uova come gli uccelli e alcuni avevano delle piume. Per lungo tempo si è pensato che gli uccelli discendessero da questo gruppo di dinosauri. Ma oggi la maggior parte dei paleontologi concorda sul fatto che gli uccelli si siano separati dalla linea principale molto prima, in un'epoca precedente. Le somiglianze tra gli uccelli e questi dinosauri carnivori sono dovute a convergenza evolutiva. Le loro zampe anteriori erano simili a quelle umane nell'aspetto esterno, ma avevano una struttura ossea e muscolare molto diversa dalle nostre. Le loro mani erano molto meno mobili delle nostre e non potevano ruotare il polso come facciamo noi. In alcuni casi, i dita delle zampe anteriori di questi dinosauri carnivori non si piegavano affatto. Quindi, quali predatori vivevano nel periodo giurassico? Un ordine chiamato idrorauri includeva questi animali carnivori agili che potevano raggiungere dimensioni fino a 1,5 metri di lunghezza e pesare fino a 300 kg. Le specie più piccole di idrorauri non erano veri predatori. Questi animali si nutrivano di insetti e carogne. Le specie più grandi cacciavano giovani dinosauri e animali più piccoli. Quando questi animali erano di piccole dimensioni, il più grande tra loro era considerato il Dilophosaurus. Ci sono state discussioni tra i paleontologi su come fosse esattamente il Dilophosaurus. Aveva un cappuccio e sputava veleno? Questo rimane un grande interrogativo. Un'altra linea di predatori era rappresentata dai coelofisidi. Gli scienziati spesso classificavano nuove e sconosciute specie di dinosauri come coelofisidi. Quindi questo gruppo divenne molto diversificato. Comprendeva animali che variavano in lunghezza da 1 metro a 12 metri e il peso poteva variare da pochi chilogrammi a 1 tonnellata. Alcuni coelofisidi si convertirono a una dieta prevalentemente erbivora e ad un modo di vita diverso. Successivamente si suddivisero in predatori più specializzati e meno specializzati. I predatori altamente specializzati vennero chiamati dilophosauri. I più antichi rappresentanti dei dilophosauri erano il Cryolophosaurus, il Allosaurus e il Eustreptospondylus. Il Dilophosaurus era interessante perché abitava l'Antartide e sopportava tranquillamente i rigori invernali. Un'altra famiglia del Giurassico era quella dei megalosauridi, noti anche come grandi lucertole da guerra. Erano predatori di grandi dimensioni, con lunghezze fino a 12 metri e pesi fino a 5 tonnellate. Questi predatori cacciavano i giovani di dinosauri di grandi dimensioni e si cibavano anche dei corpi degli animali adulti morti di morte naturale. Il più grande predatore di questa famiglia era il Torvosaurus, un dinosauro con enormi denti simili a seghetti. Con l'aiuto di questi denti, i predatori sbranavano la carne delle loro prede e occupavano tutte le regioni del pianeta Terra. I paleontologi hanno trovato resti sia in Nord America che in Europa che in Africa. All'inizio della loro evoluzione, gli esemplari di questa famiglia erano fragili e piccoli. Tuttavia, in seguito i torvosauri divennero veri giganti muscolosi, e le loro robuste zampe anteriori erano di grande aiuto nella caccia ai dinosauri di grandi dimensioni. Senza dubbio, i loro affilati artigli lasciavano terribili ferite a strappo sulle prede colte di sorpresa. Il potente collo del predatore gli consentiva di infliggere ferite profonde, affondando i suoi affilati denti estraibili nel corpo della preda e strappando grandi pezzi di carne ancora calda. Un altro ordine di rettili che merita attenzione è quello dei Carcharodontosauri. Le dimensioni dei recinti di Yorkshire arrivavano fino a 12 metri di lunghezza e pesavano fino a 5 tonnellate. Il più noto tra i Carcharodontosauri era l'Acrocanthosaurus. Nonostante le loro grandi dimensioni, gli acrocantosauri erano molto agili. A breve distanza, i predatori potevano raggiungere una velocità di 55 km all'ora. Le loro forti e agili zampe anteriori permettevano loro di afferrare con sicurezza piccole prede.
Molti paleontologi ritengono che gli acrocantosauri si radunassero in branchi e attaccassero le mandrie di dinosauri di grandi dimensioni, scegliendo prede relativamente piccole. C'è anche la teoria che gli adulti degli acrocantosauri si prendessero cura dei loro piccoli, inclusa la divisione del cibo. A proposito, gli acrocantosauri non erano i più grandi tra i carcharodontosauri. Il più grande dei rettili era il pantera. Questi rettili potevano raggiungere una lunghezza di circa 12 metri, rendendoli più grandi di molti degli altri predatori. Probabilmente potevano usare la loro mandibola come un'ascia, colpendo la preda con forza. Tutti gli altri rettili appartenevano all'ordine dei Maniraptora. Molti di questi predatori avevano piume, simili alle piume delle moderne uccelli. Per lungo tempo si pensava che gli uccelli fossero discendenti diretti di questa linea evolutiva. In generale, l'ordine dei Maniraptora è diviso in 3 sottoordini. Il primo include dinosauri di piccole dimensioni, con una lunghezza di circa 4 metri. Il secondo sottoordine include specie più piccole, che pesavano fino a 3 kg. Questi piccoli predatori si nutrivano di roditori e insetti. Il terzo sottoordine comprende i Titaniornithidae e i Tyrannosauroidea. I Tyrannosauroidei erano antenati dei famosi tirannosauri. Erano predatori non più grandi di 4 metri di lunghezza e avevano una piumatura primitiva. Inizialmente si pensava che fossero gli antenati diretti degli uccelli, ma successivamente si è scoperto che i Maniraptora non hanno nulla a che fare con gli uccelli. Ecco come appariva uno dei membri del sottoordine dei Maniraptora. Queste creature erano inizialmente lunghe non più di 2 metri e poi si sono ulteriormente ridotte. Questi piccoli predatori vivevano principalmente sugli alberi e facevano parte della famiglia degli oviraptorosauri. Le dimensioni degli oviraptorosauri variavano da 4 a 12 metri, con un peso compreso tra 150 kg e 4,5 tonnellate. Le enormi creste sulla schiena e le spine pericolose sulla coda erano armi necessarie contro i predatori con artigli e si nutrivano in branchi. Gli adulti si prendevano cura dei loro piccoli. Inoltre, dalla famiglia degli oviraptorosauri si distingueva un secondo sottoordine, gli Antilozia. Questi animali facevano affidamento su una difesa passiva più potente. Il loro corpo era coperto da piastre cornee. Nel periodo giurassico superiore, i corpi degli Antilozia erano molto robusti. Gli oviraptorosauri raggiungevano i 4 metri di lunghezza e pesavano 1 tonnellata. Questo faceva parte dell'ordine dei dinosauri uccelli dell'Ovest. Il principale sottoordine era rappresentato dai notopodi. Questi erbivori pascolavano nei boschi e non avevano una difesa contro i predatori, si limitavano a fuggire da loro. Gli Armadillosaurus del Giurassico superiore raggiungevano i 4 metri e pesavano fino a 700 kg. Alla fine del periodo giurassico si sono separati dalla famiglia dei notopodi e hanno cominciato a sviluppare corna sulla testa. Gli Anchiceratops avevano risorse, zanne e denti molari simili a quelli dei mammiferi, simili a quelli dei maiali moderni, e occupavano una nicchia ecologica simile durante il periodo giurassico. Questi animali scavavano il terreno con le loro zampe anteriori, si nutrivano di piante usando i loro denti avanzati, non disdegnando pigne, noci e insetti. In caso di necessità, cacciavano e mangiavano piccoli animali. Nel periodo giurassico c'erano anche specie di uccelli basali che non facevano parte di nessuno dei gruppi principali. Apparvero numerosi piccoli predatori con becchi, mascelle visibili e scaglie. Oggi in Africa vivono branchi di animali erbivori come gazzelle, bufali e zebre. Immensi branchi composti da migliaia di animali migravano da una parte all'altra dell'antica terra del nostro pianeta nel periodo giurassico. I brachiosauridi, suddivisi in 1000 specie e organizzati in branchi, viaggiavano attraverso le antiche terre della Terra alla ricerca di vegetazione a crescita rapida con i loro becchi rosa e successivamente la sminuzzavano con i loro denti robusti. Dopo l'evento di estinzione del Giurassico superiore, l'unico gruppo sopravvissuto fu quello dei Rurasaurs. Questi erano coccodrilli marini. All'inizio del periodo giurassico dominavano i suoni. Questi animali raggiungevano una lunghezza di appena 1,5 metri. Altri rappresentanti dei Rurasaurs erano ancora più piccoli.
Il Phorusocus raggiungeva 1 metro di lunghezza e pesava non più di 40 kg. Nel corso del tempo, il gruppo ha subito un'evoluzione e si è diviso in diverse nuove categorie. Un gruppo più avanzato era rappresentato dai Tatassacus. Si trattava di coccodrilli marini, le cui zampe si erano trasformate in pinne. I Talantasaurus erano divisi approssimativamente in 2 famiglie. Questi erano il Mitrochin, l'Ita e il Telelosa. I Dmitrioreschkinids raggiungevano i 6 metri di lunghezza e vivevano in mare aperto. Questi predatori marini avevano sviluppato una coda simile a quella di un colombo e avevano imparato a bere acqua di mare, simile alle tartarughe marine. Il Mitrochinita andava sulla terraferma solo per deporre le uova. Il televisore poteva raggiungere i 9 metri di lunghezza e viveva lungo le coste. Per aspetto e comportamento, queste creature non differivano molto dai coccodrilli moderni. Gli antenati dei coccodrilli moderni appartenevano al gruppo dei Endrinos. Erano coccodrilli di acqua dolce o coccodrilli di palude, che potevano raggiungere fino a 4 metri di lunghezza e assomigliavano molto ai coccodrilli e ai piccoli roditori simili a ratti. Nel periodo giurassico superiore, l'evoluzione dei insetti subì un'accelerazione significativa. La natura antica si riempì di un incessante ronzio e di creature volanti che davano origine a una moltitudine di nuove specie di insetti, che si spargevano ovunque. Tra di essi c'erano gli antenati delle moderne formiche, api e vespe. Comparvero anche molte specie diverse di libellule, scarabei, cavallette, cimici e ragni. Successivamente, nel periodo del Giurassico Medio, avvenne una nuova esplosione evolutiva quando gli insetti iniziarono a stabilire relazioni con le appena apparse piante con fiori. Nel periodo Giurassico si verificarono molteplici evoluzioni. Queste creature diventarono le prime e più grandi creature volanti vertebrate, appartenenti al gruppo dei Azars. L'evoluzione di questi animali volanti raggiunse il suo apice durante il periodo Giurassico. Le più famose tra le Teresa e le Zoia erano l'Amphora e l'Amphora avevano code lunghe, ali lunghe e strette e un grande cranio con numerose zanne. Le Amphora potevano alzarsi da terra e diventare i padroni del cielo, stabilendosi sulle rive di fiumi, laghi e mari. L'apertura alare delle Amphora poteva raggiungere i 2,5 metri. Le Amphora erano in grado di volare e nutrirsi autonomamente. Subito dopo l'uscita dall'uovo, tra le Amphora si sviluppò il gruppo dei Ghigliottina. Erano piccoli insetti, simili a piccoli uccelli nell'aspetto e nella dimensione, vissuti nella metà del periodo giurassico. Si presume che abbiano subito evoluzioni che hanno reso le loro ali più efficienti e non hanno più avuto bisogno di una coda per manovrare in volo. In termini di dimensioni e stile di vita, le Piter non differivano dalle Amphora moderne. Molte avevano un lungo corno sul cranio per migliorare l'aerodinamica. Si nutrivano di pesci volanti, occasionalmente di ninfee marine e di insetti. Per sollevarsi in volo, le Piter dovevano saltare da scogli o alberi. Nel periodo giurassico superiore apparvero le prime vere ptii. Gli antenati delle prime ptii erano antichi rettili pseudobipedali che vivevano in gran numero nel periodo massico e che diedero origine anche ai dinosauri e ai coccodrilli. Ci sono 3 generi di ptii giurassiche note. Archaeopteryx era più simile a un moderatore che a un uccello, mentre Longi era probabilmente qualcosa di simile al moderno rotco. Le uccelli erano ancora una grande rarità nel periodo giurassico. Un altro gruppo di animali che cominciò a prosperare nel periodo giurassico prima dell'era delle morfie era composto principalmente dagli antenati delle lucertole e dei serpenti. Il Jurassic Prairie Labramov appartengono alla famiglia dei Sergei, rettili marini che conducevano uno stile di vita simile a quello delle foche moderne. Il gruppo più grande del Giurassico era il Priazovie, composto da grandi e molto grandi predatori con un collo corto, una testa allungata e una grande bocca adatta alle spiagge. Questi predatori potevano raggiungere una lunghezza fino a 20 metri. Una caratteristica interessante della Zares era la struttura speciale delle narici, che non servivano per la respirazione, ma esclusivamente per l'olfatto dell'acqua. Da vicino si distinguevano per la piccola testa su un lungo collo. Anche se erano anch'essi predatori, si nutrivano di prede più piccole. La lunghezza della spalla della Zares variava da 5 a 8 metri.
Le lucertole nel periodo giurassico erano un po' più della metà e avevano teste simili a quelle delle lucertole moderne. Alcune di queste lucertole vivevano nelle acque dolci dell'attuale Russia nel periodo giurassico. Il gruppo era composto da animali primitivi simili agli attuali Uticonos ed Echidne. L'unica eccezione conosciuta è stata recentemente scoperta ed è la coda di castoro simile alla lontra. Questo animale raggiungeva una lunghezza di 42 cm. Inoltre c'era l'interessante Fructophore. Era il primo gruppo di formiche della storia del pianeta, delle dimensioni di un fagiolo. Tra i mammiferi comparvero i predatori. Alcuni di questi animali si adattarono alla vita sugli alberi. Nello stesso periodo, circa 160 milioni di anni fa, apparvero i primi mammiferi. Ad esempio, l'antenato di tutti i mammiferi placentati era Jerome Yasin, proveniente dai misteriosi tempi del periodo Cretaceo. Il periodo Cretaceo stava volgendo al termine, ed era l'ultimo e il più ricco di eventi periodo nella storia della Terra. Durante il Cretaceo, il nostro pianeta ha continuato a subire la separazione dei continenti. Il clima non era più così caldo e adatto alla vita dei dinosauri come durante il periodo giurassico. Sulle terre settentrionali della Terra c'era una vera stagione fredda con neve, ma la temperatura era comunque più alta rispetto ai giorni nostri. Durante il periodo Cretaceo, la diversità della vita sulla Terra raggiunse il suo apice. In questo periodo non ci furono eventi catastrofici su larga scala. L'evoluzione procedeva lentamente e pacificamente. Apparvero le piante con fiori, che ridussero l'erosione del suolo. Questo evento portò a una diminuzione dell'apporto di minerali nei oceani, rendendo le acque più profonde meno fertili. Tuttavia, grazie alle piante con fiori, la vegetazione terrestre prosperò. L'aumento della quantità di piante con fiori favorì la crescita dei insetti, che impollinavano i fiori e diffondevano il polline. Anche gli animali si evolvettero per diffondere i semi mangiando i frutti. Apparvero insetti che dipendevano esclusivamente dalle piante con fiori per la loro sopravvivenza. Durante questo periodo, comparvero farfalle, api, uccelli e mammiferi. Questi animali contribuirono alla diffusione delle piante portando i semi su lunghe distanze, contribuendo così alla propagazione delle piante su nuove terre emerse. La popolazione di piccoli animali aumentò notevolmente grazie alla fioritura delle piante con fiori. La vegetazione a fiori formò fitte distese in cui si nascondevano piccoli roditori, lucertole e serpenti. Durante il periodo Cretaceo, comparvero numerosi gruppi di stelle marine e molluschi come le cozze e i gasteropodi, mentre alcune specie di molluschi scomparvero. Questi posti furono poi occupati dai cetacei. Inoltre, comparvero nuovi abitanti come i piccoli gamberetti, i granchi e gli aragoste. Le prime piastre comparvero sotto forma di coralli che formarono delle barriere coralline. I giganteschi molluschi si diffusero rapidamente negli oceani del periodo Cretaceo, come gli ammoniti che potevano raggiungere anche 1 metro di diametro e le nautiloidee che arrivavano fino a 3 metri di diametro. Nel loro aspetto esterno, gasteropodi, bivalvi e molluschi erano ormai molto simili alle loro controparti moderne. Nelle acque del periodo Cretaceo si trovavano pochi cefalopodi come i calamari, gli octopodi e i nautiloidi. Il gruppo di pesci più prospero durante il periodo Cretaceo era costituito da pesci ossei, come i pesci aguia e i pesci scatola. Tra questi, i più grandi erano i pesci spada, come il Protosphirena, che potevano raggiungere i 3 metri di lunghezza, e gli Actinopterygii, che avevano una lunghezza massima di 6 metri. Durante il periodo Cretaceo, comparvero i primi pesci che oggi sono noti come salmoni e persici, e l'aspetto delle attuali trote non è cambiato da quei tempi. Le prime forme di squali comparvero nel periodo Cretaceo e cominciarono a somigliare ai squali moderni, raggiungendo una lunghezza di 7 metri. I scorpioni di mare avevano una lunghezza di 1 metro. Nei mari si potevano ancora trovare alcune specie delle spiagge di New York di Azarov e i loro discendenti, estintisi all'inizio del periodo Cretaceo. Questi Azarov raggiungevano una lunghezza di 20 metri e avevano 2 paia di pinne corte. I padroni dei mari erano feroci scorpioni di mare del periodo Cretaceo, come gli Azarov e i giganteschi squali.
La loro preda consisteva in tutte le specie di pesci che popolavano gli oceani. I giganti non erano molto esigenti nel cibo. In quei tempi, nell'Oceano Mondiale nuotavano gigantesche tartarughe marine, mentre gli archeologi lentamente attraversavano l'acqua calda con le loro pinne alla ricerca di cibo. Alla ricerca di cibo, gli archeologi raggiungevano lunghezze di quasi 4 metri. Il più grande esemplare di archeologo conosciuto dai ricercatori aveva una lunghezza di 480 centimetri, con una distanza tra le pinne di 530 centimetri. Il peso di questa tartaruga durante la sua vita raggiungeva le 4 tonnellate. Nel frattempo, anche sulla terraferma si verificavano molti eventi interessanti. Dagli antenati dei scorpioni immaginari si sono evolute vere e proprie serpi. Nell'Europa moderna vivevano grandi lucertole con lunghe spine sulla schiena. Nelle giungle delle foreste di Potenza c'erano enormi serpenti. Sono comparse anche alcune nuove specie di uccelli marini, all'inizio simili a grandi gabbiani. Le api volavano ovunque, le farfalle erano al lavoro e altri insetti popolavano l'aria. Tra le foglie si nascondevano numerosi ragni, pronti ad agguantare le loro prede. Nuovi gruppi di piante si sviluppavano rapidamente, creando foreste enormi. Per gli animali terrestri, questo divenne un vero paradiso. La varietà di foglie e altre piante commestibili ha permesso l'evoluzione di nuove specie animali. Le foreste si riempirono sempre di nuovi abitanti. Nel periodo Cretaceo, i dominatori tra gli animali rimasero ancora i dinosauri. Il 49% di tutte le specie animali del periodo Cretaceo erano rappresentate dai dinosauri. Questi dinosauri continuarono a evolversi rapidamente, dando origine a nuove specie che raggiunsero il loro apice durante questo periodo. Uno dei gruppi di dinosauri più grandi era composto dai teropodi e dai dinosauri sauropodi. La maggior parte di questi dinosauri bipedi erano predatori. La loro dieta divenne più diversificata, grazie all'aumento della varietà di insetti e mammiferi. Tra i teropodi sopravvissuti fino al periodo Cretaceo, i saratovi erano i più primitivi. Le caratteristiche distintive del genere Saratovi includevano piastre ossee sulla pelle, simili a quelle dei coccodrilli, e creste rosa sul muso, che proteggevano gli occhi e le narici dai colpi dei loro sfortunati prede. Il genere Saratov apparteneva a 2 grandi famiglie. La prima famiglia era quella dei Abelisauridae. Erano grandi predatori lunghi fino a 9 metri e con un peso fino a 1,5 tonnellate. Dopo la separazione dei continenti, si formarono molte isole che viaggiarono lentamente attraverso l'oceano, formando gradualmente i futuri continenti come l'Africa, l'Australia, l'Eurasia, il Nord e il Sud America, ma gli Abelisauridae vivevano solo nell'emisfero sud della Terra. La loro principale preda erano i giovani Azarov e i piccoli mammiferi. Inoltre, qualsiasi predatore si nutriva tranquillamente anche di carogne. La maggior parte di loro aveva braccia molto corte con 4 dita. Tra la vasta varietà di specie, spiccava la sottofamiglia dei torbotauri. Questa sottofamiglia comprendeva 7 generi che discendevano da un antenato comune. Un rappresentante interessante tra le numerose specie era chiamato Yunga. Questo insolito predatore aveva un corno sulla fronte e una mascella insolita per i dinosauri, ideale per soffocare prede grandi e forti. Questi dinosauri carpet erano noti per il loro carattere feroce. Combattevano tra di loro e si godevano il dominio sui loro nemici sconfitti. È l'unico tipo di dinosauro per il quale è stato dimostrato in modo affidabile il cannibalismo regolare. Il coordinatore aveva anche un muso accorciato, ma la sua mascella era debole. Tuttavia, aveva una bocca larga che gli permetteva di ingoiare pezzi di cibo molto grandi senza masticarli. Inoltre, questo predatore aveva una visione binoculare completa. Un altro predatore, chiamato Ryazova, non differiva molto da quello. Inoltre, pesava fino a 4 tonnellate, molto di più rispetto al peso di qualsiasi altro dinosauro dell'epoca. La seconda famiglia dei dinosauri era composta dai Tazzariale. Ma queste creature somigliavano alle mamme, ma erano molto più piccole. I Belisa raggiungevano solo una lunghezza di 2,5 metri e un peso fino a 50 kg. Un'eccezione in questa famiglia era Delta Romeo, conosciuto come Delta Romeo.
Si distingueva dagli altri per le sue dimensioni gigantesche, raggiungendo una lunghezza fino a 13 metri e un peso fino a 3,5 tonnellate. Le zampe e i muscoli di Delta Romeo erano incredibilmente forti. C'è una teoria secondo cui Delta Romeo potrebbe aver abbattuto e ucciso prede di grandi dimensioni non con i denti, come la maggior parte dei teropodi, ma con le zampe anteriori. Ora esamineremo i discendenti del Giurassico. Questa famiglia è conosciuta come i Taxa o le schiena di Zorro e il fumo. La verità è che questa famiglia di specie si estinse all'inizio del periodo Cretaceo. L'ultimo rappresentante di questa famiglia fu l'afrosenatore, un predatore lungo fino a 9 metri. Alla fine del periodo Giurassico si sviluppò una nuova famiglia di cacciatori noti come i Spetsnaz di Frieda. Simili ai odierni orsi polari, questi animali si nutrivano principalmente di pesce. Ma qualsiasi membro di questa famiglia avrebbe potuto mangiare un piccolo dinosauro se ne avesse avuto l'opportunità. E se un predatore pescatore non avesse mangiato per un lungo periodo, avrebbe potuto catturare una preda piuttosto grande. Le mascelle dei Spetsnaz di Frieda erano lunghe, sottili e deboli, simili a quelle dei delfini o dei pesci spatola. I denti dei predatori erano numerosi ma piccoli. Molte specie avevano una sorta di pelle sulla schiena con un paravento ricco di vasi sanguigni. Questo paravento funzionava come un radiatore in un'auto. Quando il vento gonfiava il paravento, si verificava un raffreddamento del sangue che scorreva attraverso i vasi sanguigni interni. Il paravento era particolarmente utile quando gli animali dovevano trascorrere molto tempo sulla riva di un corpo d'acqua sotto il sole caldo e il vento freddo. Se un predatore si surriscaldava, i vasi sanguigni nel paravento si espandevano. Se l'animale si raffreddava, i vasi sanguigni nel paravento iniziavano a contrarsi. I spinozauri erano creature molto grandi. La lunghezza del corpo, compresa la coda, poteva variare fino a 18 metri e il peso poteva raggiungere fino a 9 tonnellate. Questa famiglia includeva i più grandi predatori terrestri di tutti i tempi. Ora parleremo dei discendenti delle lucertole. Le lucertole avevano un buon olfatto, ma non erano notevoli per l'intelligenza. Il cervello dei predatori era simile a quello dei coccodrilli del periodo Cretaceo. Questi animali si suddividevano in due famiglie. La prima famiglia era chiamata i Caradon di Frieda. Erano creature enormi che potevano raggiungere una lunghezza fino a 13,5 metri e pesare fino a 6 tonnellate. Tra di essi, il radon raggiungeva 1 metro in altezza e il krak, che viveva all'inizio del periodo Cretaceo sulla costa orientale del Nord America, non era un corridore veloce, ma aveva zampe anteriori molto forti con cui immobilizzava le sue prede, impedendo loro di sfuggire. Per affrontare lunghi periodi di digiuno, i Caradon di Frieda avevano uno spesso strato di grasso lungo la maggior parte della colonna vertebrale. È interessante notare che le dita delle mani e del bacino si piegavano sia verso la palma che nella direzione opposta. Nel mezzo del periodo Cretaceo, due famiglie di lucertole si estinsero. Queste non erano giganti come i torovauri, raggiungendo una lunghezza fino a 9 metri e un peso fino a 4 tonnellate. Queste erano versioni ridotte. E ora è il momento di parlare delle creature più avanzate. Questi animali correvano velocemente. E molte di queste specie avevano delle piume, non per volare, ma per non congelare. Nei climi caldi, le grandi creature più avanzate, in età adulta, perdevano le piume poiché non erano più necessarie. A parità di dimensioni del corpo, le creature più avanzate avevano il cervello 2 volte più grande rispetto ai teropodi precedentemente esaminati. Le creature più avanzate avevano un cervello più simile a quello degli uccelli che dei coccodrilli. La famiglia più conosciuta di queste creature è chiamata i Lavrov. Il Tyrannosaurus Rex appartiene a questa famiglia, raggiungendo dimensioni impressionanti fino a 14 metri di lunghezza e un peso di 7 tonnellate. I Tyrannosaurus Rex erano presenti solo nell'emisfero settentrionale del pianeta, sui frammenti dell'ex continente di Lavrofasia. Inoltre, si estinsero rapidamente nell'emisfero meridionale, nelle piccole isole del Cretaceo europeo. Le loro nicchie ecologiche furono poi occupate da creature come i Spetsnaz e i carnivori.
I Tyrannosaurus Rex appartenevano a una famiglia di creature carnivore e affamate tra le più grandi che abbiano mai vagato sulla Terra. Queste creature usavano le zampe anteriori per afferrare la preda prima di sbranarla. Inoltre, è probabile che i maschi si aggrappassero alle femmine con le piccole zampe per non cadere. Le zampe anteriori servivano anche per aiutare il predatore a rialzarsi dopo il riposo. A differenza di altre specie di Tyrannosaurus, questi erano in grado non solo di strappare pezzi di carne dalla carcassa, ma anche di sezionare la preda in modo adeguato. Questi predatori erano in grado di spezzare le ossa e succhiare il midollo osseo, rompere la cassa toracica e raggiungere gli organi interni gustosi e nutrienti. Il Tyrannosaurus Rex più grande e famoso era noto come il Tyrannosaurus Zaur. Questo predatore poteva raggiungere una lunghezza di 14 metri, aveva un cranio lungo oltre 1 metro e denti grandi e affilati. Ogni dente aveva una dimensione di circa 16 centimetri. Gli adulti di Tyrannosaurus Rex erano pesanti e poco agili, ma potevano correre velocemente quando necessario, raggiungendo una velocità di fino a 30 km all'ora. Tuttavia, di solito si muovevano a passo con una velocità di circa 17 km all'ora. Ogni passo di un Tyrannosaurus Rex misurava 4 metri. Questi predatori non amavano correre perché, a causa della loro massa, qualsiasi caduta avrebbe causato gravi lesioni. Sullo scheletro di quasi tutti i Tyrannosaurus Rex adulti ci sono segni di fratture pregresse. Un neonato Tyrannosaurus era grande quanto un pulcino appena nato. A 2 anni, il Tyrannosaurus aveva una massa di 30 kg. Un Tyrannosaurus Rex di 10 anni pesava 1800 kg. Poi iniziava un periodo di rapida crescita e, a 18 anni, l'animale diventava adulto con una massa corporea di circa 4 tonnellate. Successivamente, la crescita rallentava notevolmente, ma continuava per tutta la vita, che per il Tyrannosaurus Rex di Frieda non era molto lunga. Il più anziano dei campioni conosciuti visse 28 anni e pesava alla fine della sua vita 5,5 tonnellate. Il Tyrannosaurus Zaur Rex, forse, è il dinosauro più conosciuto tra tutti. Inoltre, è molto probabile che sia stato uno degli ultimi dinosauri mai vissuti sulla Terra. Un altro rappresentante di questa famiglia era il Tarbosauro, grazie alle sue potenti mascelle e denti robusti. Riusciva a tagliare facilmente il pesante guscio osseo degli erbivori, ha detto Azzarov. La prossima famiglia dell'ordine è chiamata i Camposauri. In origine, queste erano piccole creature del periodo giurassico, non più grandi di un pollo, ma nel periodo Cretaceo sono cresciute fino a raggiungere una lunghezza di 2,5 metri e un peso di 30 kg. Le loro piume erano morbide e pelose, simili a quelle degli uccelli kiwi moderni, e cercavano di nutrirsi di insetti e piccoli mammiferi. Le loro code erano molto lunghe e appuntite. Questo è stato l'unico dinosauro di cui si conosceva approssimativamente la colorazione durante la sua vita, simile a quella di un procione moderno. I dinosauri avevano dita incredibilmente lunghe, con il dito medio più lungo dell'avambraccio. Un'altra sottofamiglia era chiamata i Mimosauroi. Erano dinosauri di dimensioni medie, che potevano raggiungere fino a 6 metri di lunghezza e pesare fino a 440 kg. Queste creature assomigliavano alle struzzi e avevano teste piccole con grandi occhi. Molti dei Mimosauroi avevano sviluppato un becco. Tra i Mimosauroi spicca il gigantesco Dinosaurus. Era il dinosauro più lungo nella storia della Terra. Poteva raggiungere una lunghezza di 20 metri, coda compresa, e pesare 9 tonnellate. I Mimosauroi erano corridori veloci, con una velocità massima di 80 km all'ora. Erano onnivori, si nutrivano di piccoli mammiferi, lucertole, rane, pesci e uova di altri dinosauri. Inoltre c'erano gli Anitamimosauroi. Si nutrivano di frutta che lavavano direttamente dagli alberi con le zampe e i rami delle mani. Questa famiglia aveva un comportamento molto strano tra gli autori. Erano chiamati i cinghiaio. Questi dinosauri erano erbivori e granivori. Le dimensioni di questi generi potevano arrivare fino a 12 metri e i più grandi esemplari potevano pesare più di 6 tonnellate, quasi quanto i tirannosauri.
Al posto dei denti, i dinosauri cinghiaio avevano un grosso e tozzo becco simile a quello degli uccelli. Esistevano anche i cosiddetti Alvarosauroid killer. Erano piccoli dinosauri che si nutrivano esclusivamente di termiti. Un altro ordine di dinosauri di cui vale la pena parlare sono gli operatori della postura. Ricordavano i struzzi e molti di loro avevano creste simili a quelle dei galli sulla testa. Alcuni erano carnivori, altri onnivori e altri erbivori. Questo gruppo era molto diversificato. Alcuni animali erano delle dimensioni di uno smartphone moderno, mentre altri potevano raggiungere 8 metri di lunghezza. Alcuni operatori pesavano solo pochi grammi, mentre altri potevano arrivare a 2 tonnellate. I memisauroi, d'altra parte, erano corridori molto veloci e potevano raggiungere velocità fino a 70 km all'ora. Tutti gli ordini successivi di dinosauri appartengono a un gruppo chiamato dominatori dell'era azoviana. Il periodo Cretaceo include un ordine chiamato Domino, ma non Kazari. I Domino si dividono in 2 famiglie, le grandi e le piccole. La grande famiglia è chiamata Darabos. La principale caratteristica distintiva dei Darabos è la loro struttura corporea. Questo è un grosso artiglio curvo usato come arma o per scalare gli alberi a colpi di coda. E dietro le specie c'erano piume lunghe e ricche. Gli animali potevano scorrere le code da un lato all'altro come cani di coda, facendo tremare le specie, potevano essere usati come volanti aerodinamico nelle curve, come in corsa. Le dimensioni dei buchi erano comprese tra i 60 cm e i 7 metri di lunghezza, con la coda di legna grande verso le fila cacciati dai greggi come lupi moderni. Piccoli predatori erano in grado di arrampicarsi sugli alberi proprio come i fabbri e le scimmie. Alcuni di questi animali potevano correre incredibilmente veloci, raggiungendo fino a 70 km all'ora. E c'è un particolare microorganismo che pesa 1 chilogrammo, l'unico di questo tipo conosciuto dalla scienza. Questo animale aveva 2 paia di ali, una sulle zampe anteriori e l'altra sulle posteriori. Quando planava, le ali posteriori erano posizionate sotto quelle anteriori. Non poteva decollare dal suolo, ma poteva solo scivolare da un albero all'altro, perdendo un po' di altezza. Questi animali, chiamati Villa BTR, erano ricoperti di piume e pesavano non più di 20 kg. Questi predatori si arrampicavano sugli alberi come le macachi. A proposito, uno dei parenti di Villa BTR, chiamato Signor Gavur, era la più antica creatura con un veleno simile all'aceto. Probabilmente, come i serpenti predatori moderni, il Signor Gavur usava il suo veleno per paralizzare le sue prede, piuttosto che per ucciderle. Un altro piccolo gruppo di questi animali aveva dimensioni tradizionali. I Dragunov variavano in dimensioni da mezzo metro a 3 metri e potevano pesare fino a 60 kg. Alcuni dinosauri deponevano le loro uova nei nidi di altri animali, proprio come fanno le cucù oggi. Uno di questi dinosauri aveva il cervello più grande tra tutti. C'è una teoria secondo la quale stava evolvendo verso una forma di intelligenza. Se non fosse stata per la catastrofe alla fine del periodo Cretaceo, la vita intelligente sulla Terra avrebbe potuto svilupparsi 50 o 60 milioni di anni prima. Un gruppo di questi dinosauri, simili alle giraffe moderne, si era specializzato nel mangiare rami e foglie dagli alberi alti. Il Jurassic Screen aveva dimensioni che potevano raggiungere i 44 metri e un peso di fino a 200 tonnellate. All'inizio del periodo Cretaceo, i Fleas for Reed furono sostituiti da un altro tipo di dinosauri che avevano teste piccole, ampie casse toraciche, colonna vertebrale più flessibile e una pancia apparentemente più resistente. Uno di questi potrebbe essere stato il più grande animale terrestre mai esistito. Alcuni di questi dinosauri più piccoli avevano una pelle spessa e squamosa. Durante il periodo Cretaceo, i dinosauri noti come Diplodon, che si nutrivano principalmente di vegetazione prativa, iniziarono a diminuire in numero e alla metà di quel periodo si estinsero completamente. Questi dinosauri raggiungevano una lunghezza di fino a 20 metri, ma pesavano non più di 7,5 tonnellate. Una cosa interessante su di loro è che furono i primi animali sulla Terra a sviluppare la capacità di rumeggiare il cibo, il che li aiutò a nutrirsi di vegetazione più dura. In seguito, apparve un gruppo di dinosauri conosciuti come Iguanodon.
Questi erano grandi creature, lunghe fino a 13 metri e con un peso che poteva arrivare a 6 tonnellate. Nonostante la loro mole, avevano perso la capacità di correre velocemente, ma avevano sviluppato meccanismi di difesa. Probabilmente, gli iguanodon vivevano in grandi mandrie e si difendevano dai predatori in gruppo. Il Canyon Bison, un altro dinosauro, raggiungeva una lunghezza di 8 metri e pesava circa 1 tonnellata. Questo animale si muoveva lentamente e camminava solo su 4 zampe, senza alcun tipo di mimetizzazione o segnali di allarme. I dinosauri erbivori possedevano una coda insolitamente lunga, che utilizzavano come arma. La strategia evolutiva del Canyon Bison si rivelò inefficace. A metà del periodo Cretaceo, questi animali furono cacciati e mangiati in Indonesia. L'ultima e più grande famiglia di ornitologi era conosciuta come rasgovori, conversazioni. I rasgovori potevano muoversi sia su 2 che su 4 zampe. Avevano un becco completamente formato sul loro muso. In alcuni, il becco era simile a quello di un'anatra, ma all'interno della bocca avevano fino a 1500 piccoli denti affilati che cadevano e venivano sostituiti continuamente. I rasgovori potevano raggiungere i 6 metri di lunghezza e pesare fino a 23 tonnellate. Alcuni di questi dinosauri, come il grib, fungo, invece di avere creste, sviluppavano grandi narici. Avevano anche una specie di cappuccio osseo sulla testa. 2 specie in particolare, l'Ubrat Lav-Azarov e l'Edmond Azarov, mostravano frequentemente tumori oncologici. Questo sembra essere stato un particolare difetto genetico di questi 2 generi strettamente correlati. Alcuni di questi dinosauri vivevano nelle regioni polari e si ritiene che durante l'inverno migrassero verso aree con un clima più caldo. I marina rappresentano un'altra grande categoria di dinosauri erbivori. La maggior parte delle loro teste appartiene all'ordine dei PSI, che si distinguono dagli altri dinosauri per il loro caratteristico becco, simile a quello delle tartarughe erbivore. Come gli ornitologi, anche i ceratopsi avevano la pelle ricoperta da una sottile squama e avevano sviluppato la capacità di masticare efficacemente l'erba. Verso la fine del periodo Cretaceo, avevano anche sviluppato numerose piccole dentature nella loro bocca. La famiglia più piccola e primitiva dei ceratopsi è conosciuta come Tacoza. Misuravano solo 2 metri di lunghezza e pesavano 20 kg. Molti predatori, inclusi i mammiferi, cacciavano i loro piccoli. Quasi tutti i rasgovori finivano tra le fauci dei predatori o perivano a causa di disastri naturali. Questi animali prosperarono per il primo terzo del periodo Cretaceo, dopodiché si estinsero. Allo stesso tempo dei vori, vivevano dinosauri simili chiamati Saratoviama. Le specie note di questo gruppo sono Citation from the Archives of Saratov e Aurora Saratovskaya. Questi animali raggiungevano al massimo 1 metro di lunghezza. I lepta dalla comunità raggiungevano una lunghezza di 4 metri e un peso di 200 kg. Sulla loro testa, questi erbivori avevano una piccola cresta ossea che proteggeva il collo dai morsi dei predatori. Il quarto e l'ultimo, il più numeroso e evolutivamente avanzato, era la famiglia del re dei cani. Questi animali potevano raggiungere una lunghezza di 12 metri e pesare fino a 12 tonnellate. Avevano perso completamente l'abilità di camminare su 2 gambe e sulla loro testa crescevano non solo una collana protettiva ma anche 3 corna. Solo i più grandi dinosauri carnivori osavano cacciare queste enormi e pesanti creature. In alcuni casi, anche gli adulti erano avversari troppo pericolosi. Tra le varie specie si distingue la sottotribù del centro di Torino, i cui rappresentanti avevano colli di forme stravaganti e talvolta adornati con corna aggiuntive. I più notevoli tra questi, dotati di un bellissimo equipaggiamento, erano i Stirak, Barrier e Stirakza. Questi avevano corna nasali e 6 spuntoni sul bordo posteriore del loro collare. I scudi sulla testa degli animali raggiungevano una lunghezza di 2 metri. E le loro spine e corna erano pericolose per molti predatori. Con questo, la citazione finisce. Markin aveva un altro gruppo, chiamato Pasce per gli occhi. Questi erano piccoli erbivori bipedi che pesavano fino a 40 kg, caratterizzati da un cranio estremamente raffinato.
che gli animali usavano in modo simile a come i moderni montoni usano le loro corna. I maschi di pasce per gli occhi probabilmente erano i campioni assoluti tra i dinosauri in termini di precisione di mira. Se effettivamente si svolgevano tali duelli, una tale potente protezione avrebbe dovuto impedire di danneggiarsi gravemente il cervello. Dopotutto, i rivali probabilmente si scontravano con tale forza che la pressione su ciascuna testa poteva essere 20 volte superiore alla norma. C'era un altro sottogruppo chiamato Terek. I primi rappresentanti di Terek nel network Gazzovie iniziarono a estinguersi all'inizio del periodo Cretaceo e si estinsero completamente a metà del periodo. Furono sostituiti dai tanchi Losa. Erano dei veri e propri carri armati viventi, erbivori e corazzati. All'inizio del periodo Cretaceo, questa famiglia si divise in due grandi famiglie, Zavidos e Antilope Zavidos, misurati secondo i standard di Anclave. Gli Abra avevano un'armatura leggera. Proteggeva solo la parte superiore della schiena e metà del corpo, e tra le piastre, quando si muovevano, si formavano delle fessure. La seconda famiglia era anche l'osa Angela Zafraidi. Questi animali avevano un'armatura molto più robusta. Molti di loro avevano una pesante mazza alla fine della coda, con la quale potevano rompere le ossa ai dinosauri predatori, e se erano fortunati, colpire accuratamente. A differenza degli Abra, gli adulti di Angela Zavidos erano praticamente invulnerabili. Nessuno cacciava queste creature, ma in cambio avevano una mobilità ridotta. Gli adulti Angela Zafari erano creature solitarie. Solo i giovani formavano branchi. Le dimensioni di Angela Za rispetto agli Abra potevano raggiungere fino a 9 metri di lunghezza e pesare fino a 6 tonnellate. Appaiono uccelli che sono già in grado di volare bene, contendendo il cielo. Con le specie più antiche, alla fine, gli ultimi scomparvero completamente, come Archiep Kerek. Tuttavia, alcune di queste specie avevano denti. Durante questo periodo apparvero anatre chiamate Lula e oche chiamate Gagausi, che erano quasi indistinguibili dalle versioni moderne di questi uccelli. Non erano le prime specie di uccelli acquatici, avevano 96 denti. I denti giovani crescevano all'interno di quelli vecchi e li sostituivano non appena i vecchi denti cadevano, come nel caso del Jess. Il Perron non assomigliava molto all'oca moderna Gagarin. Era molto difficile per questo uccello muoversi sulla terraferma. Sollevando la parte anteriore del corpo e spingendosi dal terreno con le gambe, il Jess Perron si abbassava e si muoveva a piccoli salti. Tuttavia, nell'acqua, l'uccello si sentiva a suo agio. Si immergeva abilmente, e per i pesci era molto difficile sfuggire ai suoi denti affilati. I contemporanei di Jess, come il perro, erano delle dimensioni di un piccione. Questi uccelli volavano bene. Le ali erano ben sviluppate e lo sterno aveva un'alta carena a cui erano attaccati potenti muscoli pettorali sul becco. Nel loro becco c'erano molti piccoli denti piegati all'indietro. Il piccolo cervello di questi uccelli ricordava quello dei rettili. Verso la fine del periodo Cretaceo apparvero uccelli senza denti, i cui parenti, come i fenicotteri, esistono ancora oggi. Il cielo del periodo Cretaceo era ancora pattugliato da uccelli risalenti ai tempi di Taras. Questi uccelli avevano fatto un lungo percorso evolutivo e ora tra gli uccelli predatori apparivano nuove forme. Le anfore inchi si estinsero. All'inizio del periodo Cretaceo ne rimasero solo 5. Il primo di questi gruppi era l'Ida con chiavi, che aveva denti nascosti al suo interno. L'apertura alare era di 5 metri. E alcune specie avevano un'apertura alare che poteva raggiungere i 12 metri. Erano distinti da una caratteristica cresta verticale all'estremità del becco. Una serie dedicata alle orbite giganti di Rusov e passeggiate con i dinosauri di Tiranodante. Con un'apertura alare di fino a 9 metri, avevano sulla testa una grande e talvolta stravagante cresta, e erano giganteschi rettili senza coda. Tiranodon e la famiglia Dante erano tra i rettili volanti più affascinanti che abbiano mai abitato il nostro pianeta. Queste creature erano padrone dei cieli, e le loro enormi ali permettevano loro di planare sugli oceani alla ricerca di cibo. Tiranodon, con la sua impressionante apertura alare di 18 metri, era uno dei più grandi rappresentanti di questo gruppo. Questo animale catturava i pesci nuotando sul mare e, probabilmente, usava una speciale sacca,
simile a quella di un pellicano, per conservare i pesci catturati fino al momento di nutrire i suoi piccoli. Un altro rappresentante interessante di questo gruppo si muoveva come un fenicottero, camminando nelle acque basse e setacciando l'acqua con il suo grande becco per nutrirsi di piccoli crostacei. Questo animale aveva ali con un'apertura di 3,5 metri ed era caratterizzato da un becco affilato alla punta ma massiccio alla base. Le jungle repetite, probabilmente, si specializzarono nel nutrirsi di molluschi, granchi, ricci di mare e altri animali marini. Tuttavia, tra loro c'era un rappresentante che si era adattato alla vita nella foresta. Riducendo le sue dimensioni alle dimensioni di un passero, questa creatura divenne simile a un piccolo uccello, rendendolo uno degli esempi più sorprendenti di adattamento nel mondo dei rettili antichi. Queste creature, purtroppo, si estinsero rapidamente, non riuscendo a competere con i veri piccoli uccelli. Alcuni di questi rettili volanti, con un'apertura alare di 5 metri, erano caratterizzati da una vistosa cresta, simile a una vela, sulla loro testa. Altri, con un'apertura alare fino a 14 metri e un peso fino a 250 kg, erano i più avanzati tra i rettili marini, con lunghi denti, un becco e una forma corporea aerodinamica perfetta. Il Duke Hotel era il più grande essere volante di tutti i tempi. Tuttavia, questo gigante non volava molto bene e conduceva una vita simile a quella di una cicogna, piuttosto che a quella di un albatro. Ora, torniamo all'ultima grande famiglia di creature del Mesozoico. Parliamo dei coccodrilli marini morfin, creature marine lunghe fino a 6 metri. Si estinsero all'inizio del periodo Cretaceo, mentre i piccoli coccodrilli primitivi, lunghi solo 1 metro, gradualmente andarono estinguendosi, ma sopravvivendo fino alla fine del Cretaceo. I loro posti, dopo l'estinzione dei loro predecessori, furono presi dai Natasha coccodrilli chiamati natali. Questi duchi erano anch'essi coccodrilli terrestri, ma un po' più avanzati nella loro struttura. Alcuni di essi erano lunghi fino a 4 metri. Creature come Morel, Mazuk e Mazuk smisero di essere carnivori e iniziarono principalmente a consumare frutta, noci e radici tuberose. Tra i duchi c'erano anche varietà erbivore. Velozzu sembrava essere l'equivalente del moderno armadillo. Verso la fine del periodo Cretaceo, piccole specie si separarono dai duchi e occuparono la nicchia ecologica di volpi e sciacalli. Alcuni di questi coccodrilli erano lunghi fino a 10 metri e sono considerati i diretti antenati dei coccodrilli moderni. Questi duchi erano molto simili ai loro discendenti viventi di oggi. Il più grande tra loro era il Stomatolog, un coccodrillo di 10 metri. Stomatolog abbandonò uno stile di vita terrestre e iniziò a nutrirsi di plancton. È possibile che il Stomatolog fosse simile ad altre creature come uov, iele, spinosa e medico. Tra le creature marine, una grande proporzione era composta da creature chiamate spiagge rosa con lunghi spuntoni e piccole teste, che si nutrivano di piccoli pesci e molluschi. Questi animali non nuotavano rapidamente, ma erano molto manovrabili. Vicino ai rasgovori, discorsi, questi servirono come prototipo per un mostro. Tuttavia, a differenza di questo personaggio mitologico, non potevano estendere molto le loro teste fuori dall'acqua e guardarsi intorno. Allo stesso modo in cui una persona che nuota non può alzarsi dall'acqua fino alla vita e guardarsi intorno. Astma zafraidi, Asma perfrida, rappresenta la più grande famiglia di Silovie pliazza, spiagge di forza, e questi animali raggiungevano una lunghezza di fino a 20 metri, pesando fino a 14 tonnellate. Alcuni di essi avevano colli molto rigidi, quasi immobili lungo tutta la loro lunghezza, mentre altri avevano colli più corti e teste più grandi. Cheshut Ketire, Scaie 4, sono rettili della grande famiglia Lippiamorphni Mozol, Lippiamorphna Callus. Queste erano grandi lucertole marine che vivevano nei mari antichi. Questi predatori giganti occupavano l'ecologica nicchia dei coccodrilli marini e stavano in cima alla catena alimentare. Erano creature molto aggressive. Molti di loro mostrano segni di fratture e morsi passati, chiaramente ricevuti durante lotte con creature simili. Quelli lunghi fino a 15 metri sono considerati tipici, quasi standard Mimosa zavorami,
mimose per i ladri, occupando una posizione media in termini di molte caratteristiche. Carpini, carpe, erano lunghi fino a 7 metri. Questi erano rettili relativamente piccoli che si nutrivano di piccoli pesci e molluschi. I più grandi tra questi raggiungevano lunghezze di 17 metri. Questi predatori cacciavano le prede più grandi. Ad esempio, uno di essi mangiava anche le tartarughe marine. Gli scienziati hanno analizzato i resti di uno di questi rettili e hanno scoperto che l'animale aveva mangiato uno squalo, alcuni pesci ossei, un uccello simile a un pinguino e un piccolo rettile di un altro tipo. Nella seconda metà del periodo Cretaceo, tra i rettili spiccavano le lucertole e apparvero anche i serpenti che si erano appena evoluti da esse. Allo stesso tempo, apparvero i primi uccelli simili ai corvi. Uno di questi aveva una lunghezza di 1 metro, compresa la coda, ed era considerato uno dei primi corvi sulla Terra. Un altro tipo di lucertola era noto per la sua capacità di planare da un albero all'altro. La loro teoria sostiene che durante il periodo Cretaceo, queste creature sono lentamente estinte, e alla fine del periodo si sono completamente estinte. Le tartarughe marine di quel tempo erano praticamente simili in dimensioni alle tartarughe marine moderne, raggiungendo una lunghezza di 4,5 metri e un peso fino a 2 tonnellate. La maggior parte delle specie aveva uno stile di vita acquatico. I primi mammiferi simili a bestie apparvero già nel periodo Mesozoico, più di 200 milioni di anni fa. Erano piccoli animali timidi che trascorrevano gran parte del loro tempo cercando insetti di cui nutrirsi. Negli ultimi 100 milioni di anni, l'evoluzione non ha quasi toccato questi mammiferi. Nella prima metà del periodo Cretaceo, tra questi mammiferi inosservati, iniziarono a verificarsi importanti processi evolutivi. Apparvero i primi e secondi mammiferi. Fu proprio a questi gruppi di animali che, alla fine del periodo Cretaceo e all'inizio dell'era successiva, fu destinato il compito di diventare i successori dei dinosauri. Una linea evolutiva ha prodotto marsupiali simili ai mammiferi moderni, mentre un'altra linea ha dato origine ai ornitorinchi quasi moderni. Alla fine del periodo Cretaceo, qualcosa di molto strano e misterioso accadde. Nei mari e negli oceani, le balene scomparvero improvvisamente. Ed è come se delle monete premio per domani, tappeti e un divieto sulla terraferma. Queste frasi sembrano fuori contesto e potrebbero essere errori nella trascrizione. Avessero causato la scomparsa dei dinosauri sulla terraferma. Nel cielo, dopo la fine del periodo Cretaceo, non ci furono più conversazioni. Questa sembra un'ulteriore imprecisione nel testo. Gli scienziati da decenni cercano di risolvere il mistero di questa estinzione di massa. È stata la seconda grande estinzione nella storia della vita sul nostro pianeta. Ci sono molte ipotesi sulle cause dell'estinzione dei dinosauri. Alcuni ricercatori ritengono che la causa principale fossero i mammiferi, che divennero numerosi alla fine del periodo Cretaceo. Secondo altri ricercatori, la causa principale della morte di massa dei dinosauri fu un drastico cambiamento nelle condizioni fisico-geografiche. Alla fine del periodo Cretaceo, il raffreddamento e le siccità hanno portato a una forte riduzione delle piante sulla Terra, a causa della quale i giganteschi dinosauri iniziarono a sperimentare una carenza di cibo. Dopo i dinosauri erbivori, anche i carnivori si estinsero. Inoltre, si ritiene che ai cambiamenti climatici globali già in corso si sia aggiunto l'impatto della Terra con un gigantesco asteroide, portando all'estinzione finale di molte specie. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace e lascia un commento. Non dimenticare di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, e attiva la campanella per non perdere i nuovi video interessanti dal canale Human Evolutions. Ciao, ciao!